quindi salviamo e definiamo un nuovo avviso che lo chiamiamo test avviso giornaliero, descrizione test inoltre email avviso giornaliero, impostiamo la data odierna, orario mezzanotte, anzi l'una del mattino, tipologia avviso giornaliero e decidiamo di inoltrare l'email. Quindi inseriamo il nostro avviso. Perfetto, è stato aggiunto correttamente. Attiviamo l'esecuzione dell'attività pianificata di Windows e dovremo ricevere l'email, quindi premiamo F5 col nostro promemoria. Test avviso giornaliero, perfetto, quindi test inoltre email giornaliero. Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La scorsa videoguida ci siamo lasciati con la definizione di un file batch Windows che ci permette di eseguire i nostri script in PHP e poi abbiamo definito un'utilità di pianificazione in Windows che esegue il nostro script ogni 5 minuti. Sono andato a disattivarlo perché ovviamente ogni 5 minuti altrimenti ci inoltrerà un'email. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, invece andiamo a modificare la nostra query PHP e quindi il nostro file in modo che l'email in realtà vada a eseguirla solo con determinate condizioni. Come prima condizione dobbiamo dirgli che la data dell'avviso salvata nel database sia uguale alla data di richiesta del file e quindi per prima cosa alla chiamata del nostro script, quindi gestione avvisi, ci ricaviamo data attuale, quindi la data odierna, che sarà uguale a date nel formato YMD, quindi anno, mese, giorno separato dal trattino, e poi l'ora attuale, quindi l'orario attuale, allo stesso modo uguale a date nel formato orario, due punti, minuti, due punti e secondi. Perfetto. E andiamo a inserire innanzitutto due clausole alla nostra query e gli diciamo quindi che deve ricavarci gli avvisi where data avviso sarà uguale a data odierna, anzi data attuale, l'abbiamo chiamata così, and orario avviso invece è minore o uguale di ora attuale. Perfetto. In questo caso questa query qua non restituirà nessun dato in questo momento perché l'unico avviso che abbiamo salvato all'interno del nostro database ha come data il 15 novembre. Ovviamente oggi è una data successiva al 15 di novembre e quindi questa query non restituirà dei valori. Bene, poi come altri dati, come altre clausole, dobbiamo anche dirgli, quindi and, che almeno l'inoltro email o l'inoltro SMS siano attivi, altrimenti è inutile eseguire lo script. Quindi lì dovremmo dire and aperta e chiusa tonda a.inoltro email uguale 1 oppure a.inoltro sms uguale 1.
Quindi almeno una di queste due condizioni siano soddisfatte. Bene, qua gli aggiungiamo anche a.dataavviso e a.orario avviso. Bene. Quindi in questo modo verranno estratti gli avvisi dove abbiamo specificato l'inoltro email oppure l'inoltro SMS. La data è uguale alla data di richiesta, quindi è la data in cui viene richiamato il file, e l'orario sia minore o uguale all'orario attuale. Perfetto. Quindi innanzitutto qua gli diremo if row avvisi è uguale a MySQL fetch array di res avvisi, quindi se trovai dei dati fai quello racchiuso all'interno delle graffe. Bene, poi l'email la deve mandare soltanto se row di avvisi al campo inoltre email è uguale a 1. Bene. E poi allo stesso modo andremo a definire anche l'inoltro SMS. Perfetto. E proviamo un attimino a ragionare. Quindi in questo caso abbiamo detto che non restituisce nessun dato, ma qualora fosse invece oggi il 15 novembre e venisse richiamato il file, orario, qua l'avviso è delle 11:45, orario mezzogiorno, viene inoltrata l'email e riceviamo quindi l'avviso con il nostro messaggio. Perfetto. Poi abbiamo detto che abbiamo impostato l'attività ogni 5 minuti, quindi a mezzogiorno e 5 cosa succede? Viene richiamato nuovamente il file, la data è sempre la stessa, quindi 15 novembre, l'orario è sempre maggiore dell'orario dell'avviso e quindi viene nuovamente inoltrata l'email. Quindi sostanzialmente quel giorno lì riceveremo ogni 5 minuti un'email. Per evitare questo dovremo definire una nuova tabella quindi ci loghiamo all'interno del nostro database dove salveremo la cronologia degli avvisi. Quindi definiamo una nuova tabella che la chiamiamo cron avvisi, che avrà un suo id, auto increment e chiave primaria, avrà l'fk avviso di riferimento e la data cron, quindi data cronologia, formato date, e salviamo. Perfetto. E poi quando viene trovato l'avviso, quindi gli diciamo insert cron, quindi andiamo a fare l'inserimento in quella tabella e gli diciamo insert into cron avvisi sì, cron avvisi ai campi fk avviso virgola e data cron values e gli passiamo come primo valore il risultato della nostra query, quindi row avvisi al campo id avviso e come secondo valore gli passiamo la data attuale e poi gli diciamo MySQL query di connessione virgola dollarino insert cron. Bene, quindi in questo modo andiamo a salvare l'id dell'avviso selezionato e la data dell'avviso, vuol dire che abbiamo già avvisato l'utente. Perfetto.
Quindi per non ricevere un'ulteriore email, nella nostra query principale gli dovremmo dire and a.id avviso not in, quindi non è compreso, e tra parentesi eseguiamo un'altra query e gli diciamo select fk avviso from cron avvisi where data cron è uguale a data odierna, quindi data attuale. Perfetto, quindi questa query qua ci va a ricavare l'id dell'avviso, quindi l'fk avviso, se ovviamente la data corrisponde alla data della richiesta, quindi la data attuale, e quindi gli diciamo che id avviso non deve essere compreso, quindi non deve essere uguale al risultato di questa query qua. Perfetto, quindi salviamo, modifichiamo l'avviso del 15 novembre e lo spostiamo al 2 dicembre e come orario gli mettiamo mezzanotte. Bene, eseguiamo, o meglio attiviamo la nostra attività di pianificazione di Windows, la eseguiamo e dovremo ricevere l'email relativa a quell'avviso. Perfetto, abbiamo ricevuto l'email correttamente. Bene, ora rieseguiamo lo script e non dovremo più ricevere l'avviso, quindi l'email. Premiamo F5 e in effetti non abbiamo ricevuto più l'email. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. In questo modo quindi eviteremo di ricevere più di un'email lo stesso giorno. Ora, l'altra casistica che dobbiamo considerare è ovviamente non l'avviso singolo, perché verrà inoltrato soltanto una volta, ma le altre tre tipologie di avvisi, che sono l'avviso giornaliero, mensile e annuale. Se vi ricordate, nella videoguida apposita dell'inserimento dei nostri avvisi abbiamo definito la tabella degli avvisi personali, abbiamo anche inserito come campo il numero dei giorni. La tipologia in questo caso è avviso singolo e quindi il numero dei giorni viene impostato a 0. Qualora sia giornaliero, numero giorni sarà uguale a 1, mensile uguale a 30 e annuale a 365. Quindi quello che dobbiamo fare è in realtà andare una volta inoltrata l'email ad aggiornare l'avviso impostando la data dell'avviso futura. Quindi per prima cosa, una volta che abbiamo inserito la cronologia del nostro avviso, in realtà possiamo anche qua dirgli if MySQL query di connessione insert cron, quindi se è stato inserita correttamente la nostra cronologia dell'avviso, ci ricaviamo le variabili tramite la funzione list dalla data odierna, quindi le variabili anno, mese e giorno uguale a explode al trattino la data attuale, bene, che ovviamente corrisponde alla data dell'avviso, giustamente, e poi tramite la funzione mktime accoppiata alla funzione date dobbiamo andare a manipolare la data aggiungendo e quindi sommando il numero dei giorni per calcolare la data futura.
Quindi gli diremo che data avviso sarà uguale a date nel formato anno, mese e giorno, virgola, e poi tramite mktime impostiamo come primi tre parametri l'orario e lo impostiamo tutto a 0, quindi non andiamo a modificare l'orario. Gli passiamo la variabile mese, la variabile giorno e per finire la variabile anno. Perfetto. E poi, come abbiamo visto per la posticipazione del nostro avviso, andiamo in questo caso ad agire invece sul giorno, sommandoli row di avvisi al campo numero giorni. Perfetto, quindi andiamo a ricavarci sostanzialmente la data futura, sommando il numero dei giorni relativi all'avviso. Se avviso singolo ovviamente sarà 0 e la data rimarrà invariata, altrimenti gli verranno sommati il numero dei giorni corrispettivi. Perfetto, e poi gli diciamo update avviso, che sarà uguale ad update avvisi personali set data avviso uguale, e qua ovviamente ci va la data che abbiamo appena ricavato, quindi data avviso, e poi gli aggiungiamo ovviamente where id avviso sarà uguale, e qua ovviamente ci va il risultato della query principale, quindi row di avvisi al campo id avviso. Perfetto. Eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione, virgola, dollarino update avviso. Perfetto, allora qua è D, quindi YMD, non G, bene. E poi, visto che ci siamo, per l'inoltro dell'email, allora l'oggetto gli diciamo promemoria avviso personale CMS Odla Production. Bene, poi per quanto riguarda l'email ci siamo, il testo in realtà, anzi non promemoria avviso, qua l'oggetto sarà row di avvisi al campo nome avviso, ok, e come testo invece li mettiamo row di avvisi al campo descrizione. Bene, quindi salviamo e definiamo un nuovo avviso che lo chiamiamo test avviso giornaliero, descrizione test inoltre email avviso giornaliero, impostiamo la data odierna, orario mezzanotte, anzi l'1 del mattino, tipologia avviso giornaliero, e decidiamo di inoltrare l'email. Quindi inseriamo il nostro avviso. Perfetto, è stato aggiunto correttamente. Attiviamo l'esecuzione dell'attività pianificata di Windows e dovremo ricevere l'email, quindi premiamo F5 col nostro promemoria test avviso giornaliero. Perfetto, quindi test inoltre email giornaliero. Perfetto, ora ci spostiamo all'interno del nostro database, cronologia avvisi
e abbiamo ricevuto correttamente e abbiamo inserito correttamente la cronologia dell'avviso, e nel nostro CMS abbiamo modificato correttamente l'avviso impostando il prossimo avviso al 3 dicembre all'1. Perfetto, quindi sta funzionando correttamente. Ora, come ultima modifica dovremo andare a ricavarci u.cellulare, quindi il numero del cellulare dal nostro database, e allo stesso modo come abbiamo fatto per l'inoltro delle email, gli diciamo row di avvisi al campo sms è uguale a 1, allora richiamiamo anche la funzione send sms, quindi apriamo il file, quindi la nostra funzione send sms, che prende in ingresso il messaggio e il numero di cellulare. Quindi il messaggio sarà l'oggetto, perfetto, e poi il numero di cellulare. Nei messaggi di testo c'è un limite di caratteri, adesso non mi ricordo quale sia, quindi li lasciamo direttamente l'oggetto del nostro messaggio, e come numero di cellulare ovviamente ci andrà row di avvisi al campo cellulare, e poi ovviamente dobbiamo anche includere il file, quindi gli diremo include send sms.php, quindi salviamo e dovremmo esserci. Ora ci spostiamo in home page, però qua, allora questo è il vecchio promemoria YouTube, non ci sta facendo vedere il promemoria che abbiamo appena definito, perché allora, apriamo il file home page, non ce lo sta facendo vedere giustamente, perché qua gli diciamo che l'avviso ce lo deve far vedere soltanto se la data odierna è maggiore o uguale alla data dell'avviso. Ora la data dell'avviso ovviamente è stata modificata nel 3 dicembre, ecco qua, e quindi ovviamente nell'home page non lo vediamo. In realtà in questo modo non andremo poi a visualizzarli mai nell'home page, in quanto una volta che viene inoltrata l'email tramite il cron job, quindi tramite l'attività pianificata, viene aggiornata la data e quindi qua non li potremo mai visualizzare. Però siccome la data noi la stiamo, quindi la data dell'avviso, in realtà la stiamo salvando nella cronologia degli avvisi, noi facciamo nella nostra query dell'home page, gli diciamo select a.stellina from avvisi personali as a inner join cron avvisi as c, e gli diciamo on a.id avviso è uguale a c.fk avviso, gli diciamo where a.fk utente è uguale a sessione di utente, a.archiviato è uguale a 0, perfetto. Oltre a da.stellina ci ricaviamo c.datacron, quindi la data della cronologia, che era uguale alla data dell'avviso, perfetto. E qua invece di calcolarci la data insieme all'orario dell'avviso originale, utilizziamo quella salvata nella tabella cron. Quindi in questo modo dovremmo ricavare tutti
gli avvisi non archiviati. Quindi F5, perfetto. Ora qua non ci sta dando i pulsanti perché il risultato della query lo dobbiamo mettere all'interno del ciclo while. Quindi questo res pulsante lo dobbiamo mettere qua. Salviamo. F5, perfetto, ha aggiunto correttamente i nostri pulsanti. In realtà però qua non dobbiamo stampare data avviso perché questa ovviamente viene aggiornata. L'avviso in realtà che visualizziamo in bacheca è quello che è stato inoltrato all'utente, quindi la data dell'avviso anche qua non corrisponde ovviamente alla data dell'avviso ma alla data cronologia, quindi qua ci va data cron. F5, perfetto. E poi dobbiamo anche andare a modificare ulteriormente la query principale, perché in realtà con la inner join, con la tabella cronologia avvisi, ovviamente verranno estratti tutti gli avvisi che hanno una corrispondenza con la cronologia, quindi con la tabella della cronologia avvisi. E quindi se lo stesso avviso, quindi quello giornaliero, viene ovviamente ripetuto nel tempo e quindi qua abbiamo più risultati relativi allo stesso avviso, ci ritroveremo nella bacheca tutti gli avvisi, anche quelli già precedentemente inoltrati. Non so se ho reso l'idea. Comunque ora simuliamo l'inserimento di la cronologia per lo stesso avviso. L'avviso era il numero 5 e li mettiamo l'avviso del 3 dicembre. Perfetto, quindi in questo caso vedete abbiamo nel caso dell'avviso giornaliero è stato inoltrato il 2 dicembre, perfetto, e poi è stato ri-inoltrato il 3 dicembre. Ora nella nostra bacheca, premendo F5, vedete, giustamente con la inner join ci va a ripetere lo stesso avviso. In realtà invece noi dobbiamo raggruppare gli avvisi in base al campo fk avviso all'interno della tabella cronologia avvisi. Quindi gli diremo che deve selezionare tutte le occorrenze dalla tabella avvisi, poi vogliamo ricavare la data più grande, quindi max c.datacron, e la rinominiamo, il campo lo rinominiamo in datacron, e poi dobbiamo raggruppare, quindi group by c.fk avviso. Salviamo, premiamo F5 e come vedete ora abbiamo soltanto un record relativo all'avviso giornaliero. Perfetto, ora lo cancelliamo e come vedete non cambia nulla. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida andremo a creare un file che ci permetterà di gestire i nostri avvisi sotto forma di notifica nella sezione centrale del nostro CMS.